Nel 1997, mentre il Britpop viveva i suoi ultimi fuochi d'artificio, una band che non avrebbe dovuto esistere più pubblicò uno dei dischi più venduti del decennio. I Verve erano a pezzi. Il leader e il chitarrista non si parlavano, le tensioni erano insostenibili. Eppure, da quel caos creativo nacque Urban Hymns. 10 milioni di copie vendute, una generazione che si riconobbe in quelle canzoni, un capolavoro costruito sulle macerie di una band autodistruttiva. Com'è possibile che il successo più grande arrivi proprio quando tutto sta crollando? Come si crea un classico senza tempo da un gruppo che non riesce a stare nella stessa stanza? Questa è la storia di come una band allo sbando ha scritto una delle pagine più luminose e tragiche degli anni 90. Questa è la storia dei The Verve. Benvenuti a Ombre Sonore. La storia dei Verve inizia a Wigan, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra, tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90. Lontani dai riflettori di Manchester e Londra, 4 ragazzi cresciuti tra grigiore industriale e voglia di evadere si incontrano al college. Richard Ashcroft, nato nel 1971, era il leader naturale. Carismatico, visionario, emotivamente intenso. Aveva perso il padre a 11 anni e la musica era diventata il suo rifugio, il suo modo di dare senso al mondo. Ashcroft cercava l'assoluto, la trascendenza, qualcosa che andasse oltre il quotidiano. Dall'altra parte c'era Nick McCabe, nato nel 1971 come Ashcroft, ma con una personalità completamente opposta. Introverso, tecnicamente brillante, ossessionato dal suono. McCabe era un innovatore della chitarra. Usava effetti, delay, reverberi stratificati per creare paesaggi sonori ipnotici. Se Ashcroft era il poeta, McCabe era l'architetto. Completavano la formazione Simon Jones al basso e Peter Salisbury alla batteria. All'inizio si chiamavano semplicemente Verve. Il loro suono non aveva nulla a che fare con il Britpop che stava per esplodere. Erano space rock, psichedelia cosmica, jam ipnotiche che duravano anche 10 minuti. Influenzati da band come My Bloody Valentine, Spaceman 3, dalla musica ambient, creavano esperienze sonore immersive e dilatate nel tempo. Nel 1992 firmarono con la Hut Records, un'etichetta indipendente che credeva nel loro potenziale visionario. Gli EP iniziali, Gravity Grave e She's a Superstar, catturarono l'attenzione della stampa musicale underground. C'era qualcosa di unico in quella band. Intensità emotiva, sperimentazione sonora, ma anche una fragilità palpabile. Nel 1993 arrivò A Storm in Heaven, il loro album d'esordio. Fu accolto con entusiasmo dalla critica. NMA parlò di capolavoro psichedelico, Melody Maker lo definì un viaggio nell'ignoto. Ma le vendite furono deludenti. Il pubblico mainstream non era pronto per brani come Slide Away, composizioni lunghe, stratificate, che richiedevano attenzione e abbandono. I tour furono durissimi. La band suonava live con un'intensità fisica ed emotiva devastante. Ashcroft si muoveva sul palco come in trance, McCabe creava muri di suono con la sua chitarra, ma dietro le quinte le tensioni crescevano. Abusi di alcol e droghe, personalità incompatibili, ego che si scontravano. Ashcroft voleva controllo totale sulla direzione artistica. McCabe voleva libertà di sperimentare. 2 visioni creative in rotta di collisione. Nel 1995, dopo mesi di tensioni insostenibili, Ashcroft sciolse improvvisamente la band. Dichiarò di doverlo fare per sopravvivere, che il peso emotivo era diventato insopportabile. I Verve sembravano finiti prima ancora di aver davvero cominciato. Ma pochi mesi dopo, contro ogni previsione, si riformarono. C'era ancora qualcosa da dire, qualcosa da creare.
E quel qualcosa prese forma in A Northern Soul, pubblicato nel giugno 1995. Era un disco più accessibile, più cupo, più personale. Brani come History mostravano una nuova direzione. Meno psichedelia cosmica, più rock emotivo e diretto. La produzione di Owen Morris, lo stesso che lavorava con gli Oasis, portò un suono più definito, più potente. Ma fu soprattutto l'intensità emotiva a colpire. Ashcroft scriveva di solitudine, alienazione, ricerca spirituale con una vulnerabilità straziante. McCabe continuava a tessere paesaggi sonori straordinari, ma la tensione tra i due era palpabile anche nella musica. E Northern Soul raggiunse la top 15 britannica. Sembrava l'inizio di qualcosa di grande. Invece fu l'inizio della fine. Durante il tour dell'estate 1995, la tensione tra Ashcroft e McCabe raggiunse un punto di non ritorno. A settembre, dopo settimane di scontri continui, Ashcroft licenziò McCabe. Una rottura traumatica, una ferita creativa profonda. I Verve erano di nuovo finiti, e questa volta sembrava davvero definitivo. La storia dei Verve è però fatta di ritorni impossibili. Dopo aver licenziato McCabe, Ashcroft iniziò a scrivere materiale che avrebbe potuto diventare il suo album solista. Ma durante le sessioni di registrazione accadde qualcosa di inaspettato. Simon Jones e Peter Salisbury convinsero Ashcroft a ricontattare McCabe. Le ferite erano ancora aperte, la comunicazione difficile, ma la chimica creativa era innegabile. A fine 1996 McCabe tornò. Lui stesso, anni dopo, ammise di essere stato essenzialmente licenziato dai Verve per ragioni che preferì non approfondire. Non ci fu una vera riconciliazione emotiva. I due continuavano a non parlarsi se non per questioni strettamente musicali, ma c'era un progetto da completare. E quel progetto si chiamava Urban Hymns. Le sessioni di registrazione furono caotiche. Ashcroft era il tiratore totale. Scriveva i testi, le melodie vocali, decideva la direzione delle canzoni. McCabe era l'architetto sonoro. Costruiva texture di chitarre stratificate, arrangiamenti atmosferici, paesaggi emotivi. La band stava in mezzo, fornendo il collante ritmico e armonico. La tensione era creativa, ma anche distruttiva. Ashcroft voleva canzoni più accessibili, più pop, più universali. McCabe voleva preservare la complessità sonora, l'identità psichedelica. Il produttore Youth, che aveva lavorato con Killing Joke e The Orb, cercava di mediare, di catturare il meglio di entrambe le visioni. E in qualche modo miracoloso funzionò. La canzone Bittersweet Symphony nacque da un'idea geniale e tragica allo stesso tempo. Ashcroft prese un'orchestrazione di un brano dei Rolling Stones, The Last Time, nella versione orchestrale, e ci scrisse sopra una melodia vocale ossessiva, un testo sulla vita come routine infinita, sulla ricerca di qualcosa di autentico in un mondo alienante. La canzone era perfetta, ipnotica, cinematica, universale, ma c'era un problema. I diritti del sample non erano stati gestiti correttamente. Quando il brano esplose, diventando un inno generazionale, i manager dei Rolling Stones, in particolare Allen Klein, fecero causa. Ashcroft e la band persero il 100% dei diritti d'autore. Una delle canzoni più iconiche degli anni 90 non appartiene a chi l'ha scritta. Anni dopo, Ashcroft commentò con filosofia: in termini di vera proprietà, quella canzone aveva già lasciato l'edificio. Era già diventata una canzone del popolo e mi aveva aperto il mondo. Solo nel 2019, dopo la morte di Klein, Mick Jagger e Keith Richards restituirono i diritti ad Ashcroft. Ma il danno emotivo ed economico era ormai fatto. Eppure, Bittersweet Symphony diventa un fenomeno culturale. Il video con Ashcroft che cammina dritto senza fermarsi mai, spingendo chiunque gli capiti davanti, fu un'immagine che definì un'epoca. Accanto a Bittersweet Symphony,
Urban Hymns conteneva altri capolavori. The Drugs Don't Work è una delle ballate più struggenti mai scritte. La canzone raggiunse il numero 1 in UK, il primo e unico dei The Verve, e divenne un inno generazionale di vulnerabilità. Lucky Man, con il suo riff di organo celestiale, parlava di ricerca spirituale. Sonnet era una lettera d'amore disperata. Space and Time mostrava il lato più cosmico della band. Urban Hymns uscì nel settembre 1997 e fu un successo immediato e globale. Raggiunse il numero 1 nel Regno Unito e vendette oltre 10 milioni di copie nel mondo. I Verve si ritrovarono improvvisamente sotto i riflettori di una fama che non avevano mai immaginato. Ma la fama fu anche il loro veleno. Le tournée divennero gigantesche, estenuanti. I festival, le interviste, l'esposizione mediatica costante. Ashcroft si ritrovò isolato dal peso delle aspettative, visto come il messia del rock britannico. McCabe, introverso e sensibile, soffocava sotto la pressione. McCabe, anni dopo, ricordò quel periodo. Dopo essere stato licenziato dai Verve, un paio di mesi dopo, anche la mia ex mi ha mollato. Così ho pensato che era meglio divertirsi e mi sono impegnato a farlo. Quindi, il 1997 è stato probabilmente l'inizio del mio cattivo comportamento, ma mi sono davvero divertito. Le vecchie tensioni riemersero, i litigi divennero quotidiani, la comunicazione si azzerò. Durante il tour americano del 1998, l'atmosfera era tossica. La band suonava insieme sul palco, ma non si parlava più negli spogliatoi. Nell'aprile 1999, dopo 2 anni di successo ininterrotto, i Verve si sciolsero per la terza volta. Ashcroft dichiarò alla BBC: la decisione di sciogliere la band non è arrivata senza un grande dolore personale. Ho sempre dato tutto alla band e avrei continuato a farlo se le circostanze non l'avessero reso impossibile. Urban Hymns era diventato il loro capolavoro e la loro condanna. Dopo lo scioglimento, Richard Ashcroft intraprese immediatamente una carriera solista. Nel giugno del 2000 pubblicò Alone with Everybody, prodotto da Chris Potter. L'album debuttò al numero 1 nelle classifiche britanniche, confermando che Ashcroft aveva un'identità artistica forte anche senza i Verve. Brani come Song for the Lovers e Money to Burn mostravano una nuova direzione. Pop orchestrale, spirituale, lirico. Ashcroft si era trasformato nel poeta fragile dell'Inghilterra, una figura quasi messianica che parlava di amore, perdita e ricerca di senso. Negli anni seguenti pubblicò Human Condition nel 2002 e Keys to the World nel 2006, album che consolidarono la sua immagine di songwriter introspettivo e melodico. Non aveva più bisogno dei Verve per essere Richard Ashcroft, o almeno così sembrava. Ma nel 2007 accadde l'impossibile. I Verve si riformarono di nuovo. Le motivazioni erano miste, artistiche ed economiche. C'era voglia di chiudere i conti in sospeso, di dimostrare che potevano ancora funzionare insieme. McCabe tornò, la formazione originale era di nuovo completa. Nel 2008 pubblicarono Fourth, il loro quarto album in studio. Il disco debuttò al numero 1 in UK, ma le recensioni furono tiepide. Mancava la magia di Urban Hymns, l'urgenza di A Northern Soul. Sembrava più un esercizio di nostalgia che un vero nuovo inizio. E infatti, puntualmente, le tensioni riemersero quasi subito. Durante il tour di supporto all'album, i rapporti tra Ashcroft e McCabe tornarono gelidi. Pochi mesi dopo, nell'estate 2009, i Verve si sciolsero per l'ultima volta. Definitivamente. Anni dopo, Ashcroft spiegò perché non aveva mai parlato apertamente delle ragioni dello scioglimento.
Non voglio essere responsabile di rovinare qualcuno. Le cose che sono successe nei Verve erano roba pesante, era reale. C'erano vite reali di persone, erano emozioni reali, e non ho mai pensato di chiarire veramente, perché so il danno che il chiarimento farà. Ashcroft tornò alla carriera solista. Nel 2010 pubblicò United Nation of Sound e nel 2018 Natural Rebel. Continuò a rifiutare l'etichetta Britpop, dicendo che i Verve erano stati qualcosa di diverso, più profondo, più universale. Negli ultimi anni ha proposto live semiacustici e rivisitazioni orchestrali dei classici dei Verve, mantenendo viva la memoria di quella band impossibile. Nick McCabe, dal canto suo, ha seguito una strada completamente diversa. Ha lavorato a progetti indipendenti, collaborazioni underground, sperimentazioni sonore lontane dai riflettori. È diventato una figura di culto per chitarristi e produttori, venerato per il suo approccio innovativo al suono atmosferico. Nel 2016, McCabe raccontò di aver provato a contattare Ashcroft per discutere il 20° anniversario di Urban Hymns. Ho chiamato Richard a casa sua per dire: guarda, se vuoi farlo, per me va bene. Ho parlato un po' con sua moglie e ho avuto la sensazione che lui fosse al piano di sopra scuotendo la testa dicendo: no, non sono qui. Non ho mai ricevuto la sua richiamata. I due non si sono mai davvero riconciliati. In interviste recenti, Ashcroft ha parlato con rispetto di McCabe, ma ha anche ammesso che alcune cose non possono essere riparate. McCabe ha mantenuto un silenzio dignitoso, lasciando parlare la musica. I Verve esistono ancora, ma solo nella memoria e nei dischi. E forse è giusto così. I Verve occupano uno spazio unico nella storia della musica britannica. Non erano Britpop, troppo introspettivi, troppo cosmici. Non erano indie rock, troppo orchestrali, troppo ambiziosi. Non erano psichedelia classica, troppo moderni, troppo vulnerabili. Erano qualcosa di diverso, un ponte tra la psichedelia degli anni 90, l'alternative rock emotivo e il pop orchestrale. Una categoria a sé. Nick McCabe è stato uno degli innovatori più importanti del suono atmosferico inglese, influenzando chitarristi e produttori per decenni. Richard Ashcroft è stata una delle voci e delle penne più sincere e vulnerabili della sua generazione, capaci di trasformare il dolore personale in inni universali. Urban Hymns resta uno degli album più influenti degli anni 90, una colonna sonora emotiva di un decennio, un disco generazionale che continua a parlare a chi cerca bellezza nella fragilità. La lezione dei Verve è stata semplice e profonda. La bellezza, a volte, nasce proprio dal caos. L'arte più pura può emergere dalle tensioni più distruttive. E a volte, per creare qualcosa di eterno, bisogna essere disposti a distruggersi. I Verve hanno dimostrato tutto questo più di chiunque altro. Questo è stato Ombre Sonore. Grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.